Benvenuti a bordo di questa nuova Xceed. Andiamo subito ad analizzare quello che è il nuovo sistema di infotainment sviluppato da Kia con questo grande display da ben 10,25 pollici. Il sistema di infotainment che è diviso in due parti: abbiamo il display, quindi touchscreen, quindi potremo gestire l'infotainment direttamente attraverso i tasti sullo schermo, oppure tutta questa serie di tasti soft touch che ci consentiranno di andare velocemente nei vari menu. Abbiamo poi due rotelle. La prima serve per alzare e abbassare il volume della radio, mettere in stand by la radio e i media attivi, oppure tenendola premuta chiaramente andremo anche a spegnere completamente il sistema. La seconda rotella invece, nel caso di navigazione, ci consentirà di zoomare avanti o indietro la mappa. Per quanto riguarda i tasti soft touch presenti in basso, abbiamo quindi la possibilità di passare da un menu all'altro velocemente. Il primo tasto è dedicato alla mappa, quindi semplice, senza un vero e proprio percorso che però potremo poi avviare attraverso questo menu a tendina, iniziando poi a inserire indirizzo e quant'altro, cosa che possiamo fare direttamente dal tasto navigazione. Quindi qui accederemo alla sezione navigatore con i vari tasti per andare, per esempio, per inserire l'indirizzo, oppure controllare le destinazioni precedenti, i punti poi, le coordinate, il Kia Live che ci consente di controllare ad esempio i parcheggi liberi nella zona in cui ci troviamo, le stazioni di servizio, gli altri punti poi, infotraffico e meteo. E andando avanti poi abbiamo tutta un'altra serie di funzioni come le coordinate, riprendere un percorso che avevamo messo in stand by precedentemente, la rubrica, eccetera eccetera. Il terzo tasto invece è dedicato alla funzione preferiti. Noi potremo dare una funzione specifica a questo tasto, quindi ad esempio andiamo ad attivare la funzione telefono attraverso il tasto a stella. Cosa succede? Che se io mi trovo all'interno della mappa, voglio andare al telefono, schiaccio direttamente la stellina e mi ritrovo nella parte dedicata al telefono. I tasti SIC e TRACK ci consentono di andare avanti e indietro con quelle che sono le tracce audio attualmente, o le tracce audio oppure le stazioni radio attualmente in utilizzo. Il tasto radio ci consentirà di selezionare la frequenza o di accedere direttamente alla nostra radio preferita, radio che potremo inserire direttamente in questo menu veloce sulla sinistra. Con il tasto media invece ci occuperemo di tutte quelle che sono le funzioni dedicate alla parte media del nostro telefono. In questo caso abbiamo collegato Spotify e avviato quindi la riproduzione dell'audio attraverso lo smartphone. Il tasto setup invece ci consentirà di controllare e gestire le impostazioni della vettura nel suo complesso, quindi il veicolo, quindi assistenza al clima, le luci, lo sportello, quindi assettare un po' quelli che sono tutti i parametri del veicolo, gestire le connessioni di altri dispositivi, quindi aggiungere dispositivi, oppure la parte dedicata ad Apple CarPlay ed Android Auto. Abbiamo anche la funzione dedicata alla navigazione, quindi a settare le impostazioni riguardo il navigatore. Quindi la parte setup è ovviamente dedicata a tutte quelle che sono le impostazioni delle varie funzioni della vettura stessa. Una funzione interessante di questo nuovo sistema di infotainment riguarda la possibilità di suddividere in due parti il display semplicemente cliccando su questa freccia a destra. In questo caso siamo nella sezione di navigazione, quindi abbiamo la possibilità di controllare la mappa da due visuali differenti, ma scorrendo in alto o in basso avremo anche altre funzioni: il sistema di climatizzazione qualora fosse attivato, oppure la parte dedicata allo smartphone, il meteo, le informazioni di viaggio e della bussola. La cosa interessante però è che questo secondo menu è presente un po' in tutte le funzioni. Ad esempio, se siamo nella parte radio, noi sempre cliccando su questa freccina qui potremo poi gestire il navigatore o quant'altro. Quindi un menu veloce che ci consente di effettuare più operazioni, di controllare più situazioni contemporaneamente. In realtà, cliccando su questa casetta qui, potremo gestire anche tre
funzioni diverse contemporaneamente. In questo caso abbiamo la navigazione sulla sinistra, la radio al centro e la parte meteo sulla destra. Questa sezione è divisa in 3 pagine, nella seconda pagina abbiamo tutte le funzioni telefono, informazioni di guida, manuale eccetera, e la terza pagina invece è dedicata ad altre funzioni, quindi alle altre applicazioni restanti. Questo è il sistema di infotainment implementato su questa nuova Kia Xceed, un sistema di infotainment molto pratico, veloce, intuitivo e facile da utilizzare. La nuova Xceed è poi dotata di un secondo display posto alle spalle del volante, il Super Vision Display da ben 12,3 pollici, qualitativamente interessante. Attraverso questo display potremo gestire 3 principali funzioni direttamente con il tasto dedicato sul volante. La prima funzione riguarda le informazioni di guida, quindi chilometri percorsi, il consumo della vettura e il tempo di percorrenza. La seconda funzione riguarda la navigazione, quindi se sul navigatore avremo impostato un indirizzo, un percorso da seguire, attraverso questa funzione avremo poi la possibilità di controllare in maniera veloce e immediata la svolta da effettuare o il percorso potremo controllare comunque il percorso durante la guida. La terza funzione invece è dedicata alle informazioni relative agli strumenti di sicurezza attivi sulla vettura, quindi avremo dei segnali luminosi in base alla situazione di pericolo che si presenta.